Il soprannome La Freccia del Sud mi è derivato dal fatto che giocando nel Catania e venendo dal nord, da Milano, eh, c'era un treno che si chiamava La Freccia del Sud che era reputato veloce, per modo di dire, perché impiegava 24 ore a fare Milano-Catania. Per cui mi è stato dato questo soprannome perché ero molto veloce, molto, infatti una delle mie doti principali calcistiche era la velocità e il tiro potente che avevo. Io avevo cominciato a correre a piedi da giovane, a 16 anni, con buoni risultati e con tante medaglie, ma senza un risultato finanziario. Casualmente, vedendo una partita Legnano-Inter all'Arena di Milano, mi è capitato di sentirmi dire dai dirigenti del Legnano che avevano bisogno di uno per mettere a giocare e dice: senti, ti mettiamo all'ala sinistra, perché allora quando uno era scarso a giocare a calcio lo mettevano all'ala sinistra perché c'erano pochi che erano mancini. E casualmente lì ho cominciato una professione che mi ha dato tante soddisfazioni. Ho giocato qualche anno nel Legnano, 3 anni nel Legnano, poi da lì sono stato venduto al Catania, allora si usava dire venduto, e Catania ho avuto la fortuna, ci sono andato malvolentieri, però ho avuto la fortuna professionale di vincere un campionato di Serie B, andare subito in Serie A e farmi un piccolo nome in Serie A col Catania. Pronta riabilitazione del Catania dopo la clamorosa sconfitta con l'Inter. Il Milan è stato chiaramente battuto al Cibari. Ecco la prima rete di Prenna che manda in visibilio i tifosi catanesi stipati all'inverosimile sulle tribune. Azione di Calvanese che centra dal fondo come un bolide Castellazzi scaraventa in rete, 2-0. In campo e sugli spalti esplode incontenibile la gioia degli etnei. Nel secondo tempo Bernazza sbaglia il tiro, ma sulla traiettoria interviene Maraschi che insacca. Gli spettatori incitano a gran voce i rosso-azzurri e Calvanese mette a segno la terza rete con un fortunato colpo di testa. Rigore per i rossoneri del Milan. Lidon con calma trasforma la massima punizione concessa dall'arbitro Rigato. Riparte il Catania e Morelli con una staffilata batte ancora l'incerto Ghezzi. Ultime battute, il Milan non si arrende e cerca il gol. Ci riesce Galli che da 2 passi brucia Gaspari. Ma ormai l'incontro è finito, il Milan ha perso e l'Inter è sempre più lontana. Poi dal Catania ho avuto la disavventura di rompermi il menisco per ben 2 volte della stessa gamba, la gamba sinistra che era la mia gamba principale. Per inciso mi piace sempre ricordare che mi dicevano che la gamba destra a me serviva per andare o sull'autobus o per andare in gabinetto. E comunque dopo la professione calcistica ho cominciato a non giocare più bene, a non rendere, per cui è cominciato una specie di via crucis di iter negativo, perché sono passato al Cagliari 2 anni, dove ho giocato senza infamia e senza gloria, poi sono finito al Parma su mia richiesta e al Parma ho avuto la fortuna enorme che il Parma non pagasse io sono stato 5 anni a Parma, gli ultimi 2 anni non pagavano, per cui io mettevo la maglia numero 11, ci sono i soldi? No, allora me la toglievo e non giocavo. In quell'occasione c'era un professore di anatomia umana normale, appassionatissimo di calcio, che mi ha preso a benvolere e dice: ma perché, scusa, so che tu eri iscritto a medicina a Milano, perché non riprendi a studiare? E ho detto: professore, vediamo. Questo professore mi portava in campagna, mi faceva fare il muratore, pulire la stia dei polli, pulizia, accudire i polli ai suoi animali, e intanto mi interrogava in medicina e mi ha fatto prendere passione di nuovo per riprendere a studiare, e grazie a lui e grazie alla sua pazienza mi sono laureato con piena soddisfazione in medicina all'Università di Parma e con buoni risultati, anche con buoni voti, molto meglio di quello che era quando facevo il liceo. Quindi da lì io improvvisamente ho troncato, ricordo come fosse oggi, il 30 di giugno del 69, io
ho smesso di giocare a calcio e mi sono laureato il giorno dopo in medicina, e da lì è cominciata una nuova vita, una nuova passione, e sono passato da una passione incredibile verso il calcio, che ho tuttora, e ad un'altra passione che non credevo che fosse così radicata in me, per cui mi ha creato una nuova professione con grandissime soddisfazioni, perché io ho fatto ciò che mi piaceva. Cioè, in un primo momento mi sono specializzato in pediatria e puericultura perché pensavo che quella fosse la mia strada. Poi invece ho avuto un posto in ospedale a Rho, dove ho lavorato per 40 e passa anni, a un posto in ostetricia, e lì è sorta una scintilla che mi ha fatto capire che quella era la mia strada. Infatti io tornassi indietro tornerei a fare l'ostetricia, meno la ginecologia, perché nella ginecologia ci sono i tumori ti comportano di dire alle persone: cara signora, lei ha un tumore, non è bello, mentre l'ostetricia ti comporta un risultato, ti comporta la nascita di un bambino, ne ho fatti nascere più di uno, e ti comporta la gioia che tu dai a una famiglia, a un papà, a una mamma, a un nonno, una nonna e tutta la famiglia. Quanti bambini in totale? E sono arrivato a 8.000. 8.000 sono nati. Non volevo dire la cifra, ma